E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel pre-partita di Venezia-Inter, ma questa volta il pre-partita sarà un po' diverso perché non sarà un vero e proprio pre-partita. Sì, ci sarà dopo nella seconda parte, ma prima parto da presentare praticamente Cheikh Koundé, che è il primo acquisto di questa sessione di calciomercato del Venezia, scelto da Antonelli, scelto dallo Zurigo in Svizzera, e sono voluto un attimo andare per curiosità a vedere che caratteristiche può apportare alla nostra rosa, cosa può dare, che tipo di centrocampista è, se uno un po' più fisico, se uno più un playmaker, insomma, tutte quelle robe lì. E tramite la visione di video, che se volete posso anche lasciarvi in descrizione, io li ho un po' visti e tutti quelli che sono disponibili, ovviamente non sono tantissimi per questa tipologia di giocatori, e tramite l'analisi un po' di dati di base, ecco, delle statistiche delle sue prestazioni allo Zurigo, sono andato un po' a ricavare, e lo vedrete anche voi, che tipo di giocatore, che tipo di caratteristiche ha questo Koundé. Poi ovviamente, seconda parte, come dicevo, tutta dedicata a questo match super proibitivo, ovviamente. Però, insomma, con dei barlumi di speranza, ecco. Come sempre però, prima di cominciare vi chiedo se è possibile di lasciare un like sulla fiducia, perché non avete ancora visto il video, di commentare alla fine del video sul giocatore e sulla partita che ci aspetta, condividete il video con tutti i tifosi arancio-nero-verdi e anche non, che possono essere interessati a comunque contenuti sul mondo Venezia. E ultima cosa, se volete, potete abbonarvi come hanno già fatto Maurizio Marchesin e Edgar De Leon, che ci sostengono e ci aiutano davvero davvero tanto, quindi grazie ancora. Quindi senza ulteriori indugi andrei un po' a parlare di questo Koundé. È arrivato, pagato da quanto ho capito circa 3 milioni, comunque non so le cifre esatte, 24 anni, è un mediano, e ero curioso come tutti, d'altronde, che effettivamente anche nel post di presentazione molti sono chiesti sostanzialmente chi è, perché ovviamente pochi seguono il campionato svizzero, io compreso, cioè non lo seguo, quindi non sai che tipo di giocatori ci sono, non sono acclamati insomma dalla critica, non se ne parla a livello mediatico. Quindi sono tutti giocatori che destano curiosità se poi arrivano nella tua squadra, e così è stato anche per Koundé. Quindi, me compreso, insomma, curiosità anch'io, ce l'avevo giustamente, sono andato un po' a vedermi le caratteristiche, quindi oltre al fatto che quanto costasse che lo facesse, ho detto, ma cioè, a cosa può dare a noi? Cioè, solo un mega panchinaro potenzialmente, o è qualcosa che può essere utile anche negli 11 titolari? Sono partito analizzando un po' i video delle prestazioni di questo ragazzo, poi i video valgono quanto valgono, nel senso che vanno a riprendere i migliori momenti, le migliori skills. Ce n'erano anche pochi, ma anche pochi video, quindi onestamente è un'analisi un po' superficiale, però vado a dirvi quel che ho visto almeno da video. Mi sembra un centrocampista piazzato, comunque 1,85 di altezza, forte fisicamente, di grande personalità nelle scelte, perché comunque ho visto che si prendeva le sue responsabilità in mezzo al campo, di andare, di strappare senza paura, perché ha anche buona capacità di dribbling, quindi capacità anche di librarsi negli spazi stretti, e una notevole, devo dire, progressione palla al piede, e questa è una cosa che quando la vedi in un giocatore è sempre bella da vedere. Poi bisogna vedere come riesce a interpretare questa cosa nel campionato italiano, che è tutt'altra cosa chiaramente dal campionato svizzero. Diciamo che da tutte queste caratteristiche che ho evinto dalla visione del video, si può dire che sia effettivamente, cioè almeno mi appare come un centrocampista, un mediano anzi, moderno, di quella tipologia lì, fisicato e tutto, che però abbia anche qualità di smistamento, non saprei come definirle. Qui, come vedete, ci sono alcuni dati che ho riportato da SofaScore, che sono andato quindi a pescare, non sono tutti, ne ho selezionato alcuni, quelli che ritengo comunque più importanti quando si analizzano in particolare soprattutto un centrocampista, quindi un mix tra capacità di interdizione, un mix tra capacità di regia, insomma, voglio per andare a capire se è più portato a fare una roba o più portato a essere un distruttore del gioco avversario, o più un regista vero e proprio. E come vedete dai dati che vi ho messo qua, non sono tutti, però sono alcuni, se volete, se andate su SofaScore trovate tutto, sono relativi a questa stagione dello Zurigo, quindi metà stagione. In questi casi a livello di analisi sarebbe, diciamo, più giusto analizzare tutta un'unica stagione, una stagione intera, e c'era effettivamente la scorsa, però sono comunque dati effettivamente molto simili, sono andati un po' a vederli,
sono abbastanza simili a quelli visti tra quest'anno e quello dell'anno scorso. Mi pare leggermente migliorato in quest'anno. Comunque sono andato a prendervi sostanzialmente i dati di questa prima metà di stagione, e quel che se ne può vincere è che effettivamente non sia un grande assist man, un centrocampista con doti di regia eccezionali, è proprio, diciamo, quel mediano che rompe il gioco. Come vedete dai dati sembra essere molto forte in interdizione, quel centrocampista che anche a noi può servire effettivamente, che fa legna, che molti chiedevano effettivamente anche nei commenti scorsi. Mi ricordo che qualcuno diceva sì, abbiamo un centrocampo di un buon livello anche qualitativo tra i piedi, però effettivamente ci manca qualcuno che interdica il gioco avversario. E ecco, questo Condé può effettivamente rappresentare quello. Un centrocampista però che naturalmente non che può solo interdire, ha comunque qualità balistiche di dirigere la manovra, però non è, se volete, per posizione fisicamente può ricordare un Telsman, ok? Ma diciamo che nelle caratteristiche tecniche non è proprio così. È meno playmaker, quindi se volete vedremo meno lanci lunghi, meno doti di regia che aveva Telsman, lanci lunghi precisi aveva tra l'altro, e più, come vi dicevo, interdizione in mezzo al campo e più distruttore del gioco avversario. È quella roba lì, secondo me, come centrocampista. È un mediano vero e proprio, con queste caratteristiche qua. Vedremo come approccerà nel campionato italiano, però sicuramente, ecco, secondo me non è un vero e proprio playmaker con doti di regia eccezionali, ma un mediano moderno capace di spezzare il gioco avversario, con doti fisiche importanti, quindi sono molto curioso e secondo me ci sorprenderà. Sono fiducioso, secondo me Antonelli qua ha avuto una buona visione. Sicuramente crea perplessità in molti perché ricorda un po' colpi di mercato simili a Shin-Tien, a Sagrado, che sono colpi di scouting che tu non sai mai come andranno. Però questa volta secondo me, cioè, tra l'altro anche in estate li avevo analizzati Shin-Tien e Sagrado, più Shin-Tien che Sagrado a me era anche piaciuto, e non lo riesco ancora a analizzare, ma secondo me nessuno dovrebbe osare dire Shin-Tien non va bene. Magari Sagrado, ecco, da quelle apparizioni che ha fatto neanche a me ha convinto, ma lo Shin-Tien effettivamente una volta l'abbiamo visto e ci siamo già tanti almeno già esposti a dire che non va bene. Vediamo quando avrà più spazio, o insomma negli anni prossimi se troverà più spazio, non lo so, se rimarrà tutto. Diamo fiducia secondo me anche a questo Condé, io sono fiducioso e insomma staremo a vedere il ragazzo come approccerà il campionato, che sicuramente è un salto gigante rispetto al campionato svizzero, però come vi dicevo sono abbastanza fiducioso. Quindi vi ho dato la mia impressione guardando un po' i video, guardando un po' i dati, tutte e due le cose combinate. Questa è un po' la mia analisi così abbastanza di base, nulla di eccezionale. Se Antonelli l'ha scelto avrà utilizzato lui, chi per lui, insomma, dati molto più estesi e tutto, quindi state tranquilli, insomma, i calciatori non si scelgono solo così. Sono andato un po' a riportarvi i dati semplicemente per capire cosa possiamo aspettarci e cosa non dobbiamo aspettarci, semplicemente questo. Se volete, se vi è piaciuta come cosa, come analisi, la settimana posso farlo per Zerbin, che dovrebbe essere addirittura d'arrivo. Si parlava che poteva arrivare già, insomma, in questi giorni prima di Venezia e Inter, però vediamo, queste cose qua di mercato non si sanno mai. Comunque in teoria l'affare addirittura d'arrivo. Se volete posso fare una roba simile, sarà un po' più difficile perché almeno, insomma, Condé, ecco, ha giocato tante partite nello Zurigo, era un titolare. Zerbin è un po' una questione diversa perché sarà difficile trovare un dato recente perché ha giocato poco nel Napoli e tutto, però andrò comunque a provare a farlo, a vedere che tipo di caratteristiche può portare anche lui alla nostra squadra. Detto questo, ditemi se vi è piaciuta questa introduzione, questa analisi su Condé. Andiamo a parlare di Venezia Inter. Veniamo dalla partita contro l'Empoli che mi ha lasciato abbastanza tra l'interdetto e il deluso, diciamo, perché mi aspettavo una prestazione dove potessimo vincere un altro sconto diretto per la salvezza, però la prestazione mi ha abbastanza, diciamo, buttato giù. Comunque non me l'aspettavo perché a livello di prestazioni questa squadra ha sempre reso, poi magari non arrivava il risultato, cioè ovvio. Però stavolta è mancata anche la prestazione e paradossalmente il risultato è anche arrivato, perché un pareggio non è male, cioè in quelle zone di classifica ovviamente non è male, però
mi aspettavo di più, cioè non so, magari sono partito con aspettative diverse, però effettivamente l'Empoli è stata superiore in campo al Penzo, quindi ci sono rimasto un po' male. Riguardo l'Inter, sarà sicuramente un'Inter ferita e, come è scritto nel titolo, arrabbiata, perché perdere un derby in finale di Supercoppa penso non sia bellissimo quando te la alzano in faccia la Coppa, e quindi sarà sicuramente, arriveranno al Penzo arrabbiati, e questo è un fattore da considerare. Dipende, cioè possono essere sia arrabbiati, quindi con voglia di rivalsa enormi, o possono anche venire insomma con ancora il peso addosso della sconfitta. Secondo me sarà più il primo caso, cioè arriveranno cazzuti, non saprei come altro dire, vogliosi di rivincita, e quindi sarà una partita è già difficile di per sé, perché comunque i valori tecnici sono, la differenza di valori tecnici è quella che è. Figuratevi dopo una Supercoppa così, poi hanno avuto anche giorni per riposare, quindi non posso neanche dire che sono stanchi e tutto, hanno qualche acciacco, adesso ne andrò a parlare, però di fatto comunque è una partita, come vi dicevo all'inizio, super proibitiva. Però insomma dovremmo stare attenti anche al fattore voglia di rivalsa dell'Inter, squadra che tra l'altro per me resta la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto, quindi anche qui un altro fattore, un altro elemento di difficoltà per noi, però insomma lo sapevamo, quindi ci sono veramente tutti gli ingredienti per una partita difficilissima, tra le più difficili di questo campionato. Però sono aperto a qualsiasi sorpresa magari, però sarà dura, sarà effettivamente dura, ma penso lo sappiate tutti. Andiamo direttamente alle formazioni. Noi ci presentiamo col solito 3-5-2/3-4-2-1, io preferisco metterlo sotto forma di 3-5-2, con Stankovic in porta, Altare, Izes e Sverko in difesa, a centrocampo Zampano a destra, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellerson e Carboni a sinistra. Lo riconfermo perché in teoria 2 volte che non lo metto, ma è 2 volte che Di Francesco lo ripropone, quindi mi fido a questo punto teoricamente, anche per dare un po' di più copertura, magari preferirà mettere Carboni lì a sinistra, e in attacco Oristano o Poyampalo. Poi su questo fattore attaccanti ne riparlerò alla fine, quindi aspettate. L'Inter gioca ovviamente da anni con il 3-5-2, con Sommer in porta, Bissek, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan, Di Marco a centrocampo. Metto Aslani perché effettivamente, da quanto ho capito, sì, Çalhanoğlu è uscito malconcio già in Supercoppa, e quindi non dovrebbe aver recuperato, quindi questo può essere in vantaggio sicuramente. E in attacco Thuram, che torna teoricamente, anche qua ho letto da siti dell'Inter, quindi mi fido. Torna Thuram e Lautaro al suo fianco. Hanno qualche defezione Acerbi, ma soprattutto Çalhanoğlu, quindi questo sicuramente è buono per noi. Hanno, come vi dicevo, giocato e perso il derby in finale di Supercoppa italiana, quindi come vi dicevo saranno feriti, arrabbiati, con voglia di rivincita. Rimangono la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto, secondo me, perché a livello di gioco rimane la migliore a livello di singoli sulla carta, ma anche la migliore tatticamente parlando, con un impianto di gioco che ormai è collaudato negli anni. Inzaghi è lì da, non so, adesso tipo 3 anni, mi pare, 3-4 anni, non vorrei dire una cavolata. È una squadra che ormai si muove e gioca a memoria. Questo si può dire con schemi precisi, e a livello di singoli tra i titolari almeno per me è la squadra assolutamente più forte della Serie A al momento. Al di là della voglia di rivalsa, chiaramente naturale dopo la sconfitta nel derby in Supercoppa, secondo me non è il loro momento migliore, nel senso che tra infortuni e assenza importante, soprattutto tralasciamo quella di Acerbi, che comunque è un'assenza importante penso, ma soprattutto quella di Çalhanoğlu, che è veramente il fulcro del loro gioco, è, diciamo, sicuramente positivo per noi questo, perché si troverà a giocare Aslani lì, che molti effettivamente criticano, anche interessi stessi, credo. Se ci sono, scrivetelo qua sotto nei commenti, criticano perché dicono che non può fare quello che fa Çalhanoğlu nel centrocampo dell'Inter, chiaramente per differenze di valori tecnici, ma differenti anche caratteristiche tecniche. Lautaro sicuramente in difficoltà, viene da un periodo difficile, però alla fine in Supercoppa si è sbloccato, e anche nella giornata si è sbloccato contro il Milan in finale, al di là che l'abbiano persa, e comunque nella giornata di campionato prima della Supercoppa aveva segnato anche lì, si era un attimo era riuscito a segnare comunque, quindi è in ripresa e dovremmo attenzionarlo bene, perché è un giocatore
al di là del periodo no e tutto, che secondo me sta finendo purtroppo, dovremmo attenzionarlo perché le qualità le ha. E Thuram, anche lì giocatore che sta segnando a raffica e tutto, rientra però dall'infortunio, quindi questo è già meglio rispetto che fosse totalmente in forma e tutto, però magari insomma in Supercoppa non avrà giocato per precauzione, adesso sarà magari al massimo, non lo so. Dovremmo vedere, però di fatto rientra da un infortunio, quindi potrebbe non essere al massimo, ma è più una speranza che altro, perché è veramente un giocatore infermabile in queste condizioni atletiche, di testa, mentali, è veramente un top attaccante in questo momento, sia a livello di Serie A ma anche a livello d'Europa, ce ne sono pochi come lui, almeno a livello di forma, ecco. Per il resto comunque sulla carta appunto non c'è partita tra noi e loro, però come anche l'altra volta, anche a San Siro non c'è la partita, eppure è andata come è andata. Ossia, cioè, fino all'ultimo sono stati in partita. Sverko aveva pure segnato all'ultimo, poi è successo quel che è successo, non mi va di ripensarci. Cioè, tra l'altro non senza polemiche, quindi anche lì se ne è parlato di arbitro, cosa, è fallo, non è fallo su Bissek, Sverko fa fallo, non fa fallo. Vabbè, non ne parliamo più. Quindi che partita aspettarci? C'è poco da indovinare secondo me, nel senso che squadra abbastanza bassa, blocco squadra basso, noi chiusi dietro, chiudere tutti gli spazi, cercando di partire quando se ne presenterà l'occasione. Mi sembra onestamente l'unica maniera possibile per sorprenderli, al di là che anche a San Siro poi quando siamo andati sotto abbiamo dovuto comunque costruire l'azione noi, impostare tutto, sviluppare il gioco. E ci siamo anche riusciti bene, al di là che non avessimo trovato il gol e tutto. Però l'avevamo fatto bene, le occasioni da gol le avevamo avute, quindi sicuramente questo è un fattore ed è da considerare. Avremo anche questa occasione, giocheremo, cioè avremo possibilità di giocare anche noi, di mostrare quel che sappiamo fare, però di base, ecco, sarà questa l'impostazione di gara. Noi dietro, loro a cercare di scardinare la nostra difesa, secondo me. Ripropongo la soluzione tattica utilizzata contro il Napoli proprio per questo tipo di partita, ossia per sorprenderli in contropiede, secondo me, al di là che Poyampalo non sia al massimo fisicamente ultimamente, proprio per caratteristiche tecniche fisiche, al di là dello stato di forma, preferirei dal primo minuto Yeboah insieme a Oristagno in attacco come due punte tra virgolette. Questo perché allora, lo stesso discorso che ho fatto per la difesa del Napoli, una difesa molto ben organizzata, molto solida, molto strutturata, per non dargli punti di riferimento. È tutto lì. Non dare punti di riferimento e cercare di ripartire con giocatori agili, veloci, rapidi, scattanti. Spero che l'intesa tra i due giocatori sia ancora maggiore di quanto vista contro il Napoli, che comunque qualcosa io ho visto, al di là che non fosse ancora al massimo perché hanno potuto, quando mai hanno potuto giocare insieme, però comunque sono abbastanza fiducioso e io andrei su questo, almeno dal primo minuto, poi se avrei bisogno metterei anche Poyampalo. Quindi io gli proporrei quel tipo di soluzione tattica che Di Francesco, come suggerito da me, no scherzo, come aveva pensato, ha utilizzato contro il Napoli. Secondo me questa volta si può riproporre proprio per caratteristiche simili nel modo di difendere e nella qualità dei giocatori, dei singoli della difesa dell'Inter e del Napoli quella volta. Ditemi cosa ne pensate, se siete d'accordo con la mia valutazione generale sia su Condé e sulla partita, su questa soluzione tattica finale che ho proposto, che ho riproposto dopo Napoli-Venezia. Scrivete qua sotto nei commenti se siete d'accordo con me o se dissentite completamente, fatelo pure. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, ditemi se vi è piaciuta l'analisi su Cheik e Condé, se la volete anche per Zerbin e tutti quelli che arriveranno, speriamo siano più possibile perché abbiamo bisogno di giocatori in diversi ruoli del campo. E appunto scrivete qua sotto cosa ne pensate, se siete d'accordo con la mia valutazione anche seguendo i dati e tutto. E come sempre, sempre Forza Venezia, sempre Forza Unione.